Buongiorno schillati! Oggi giorno di quarantena numero 1228, per questo i capelli sono bellissimi. Andiamo a fare una delle ricette tradizionali della cucina italiana, il ragù. Prima andiamo a vedere quali sono gli ingredienti, quali sono gli strumenti che vi servono e poi andiamo a fare la preparazione, che in sé è molto semplice. L'ingrediente principale del ragù è il tempo. Se non avete almeno 3 ore, lasciate stare, perché il ragù deve cuocere almeno 2 ore e mezza, 3 ore, e sarebbe anche molto meglio se lo facesse il giorno prima, perché come tutte quelle ricette di stracotti con la carne che cuociono un sacco di tempo, sono migliori il giorno dopo. Detto questo, e se avete almeno 3 ore di tempo, altrimenti facciamo le polpette, vi faccio vedere quali sono gli altri ingredienti che servono. Allora, ovviamente il macinato, in questo caso questo è macinato bovino. Potete fare un misto bovino-suino, potete anche fare bovino più salsiccia, che è una variazione che a me piace molto. Potete anche, per l'opzione vegana, usare il macinato di soia, quello che sembra il macinato. In questo caso vi consiglio di usare un po' più di olio d'oliva o di altri grassi, perché viene un po' più secco del ragù normale. Poi per il soffritto, carote, cipolle, a chi piace, a noi no, il sedano, per il soffritto all'italiano, olio, sale, pelati di una marca qualsiasi, per chi ama il peperoncino e l'origano. E per fare il tutto vi serve ovviamente il tagliere, un coltellaccio, il pelapatate, perché semplifica molto la vita, e se l'avete il mixer, perché anche questo semplifica moltissimo la vita. Per prima cosa si preparano le verdure per il soffritto. Allora, come vi dicevo, il soffritto all'italiana si fa con sedano, cipolle e carote. Visto che a casa mia tutti odiano il sedano, io lo faccio solo di carote e cipolle. Se ancora non l'avete, vi consiglio caldamente di prendervi uno sminuzzatutto, perché questa è la parte della ricetta che in realtà vi costa più tempo. Quindi andiamo a pelare con un pelapatate e carote. E poi io normalmente ho sempre un sacchetto di carta vicino per raccogliere tutti gli scarti che possono andare nel compost, un po' perché così le cose vanno nel compost e un po' perché così il piano di lavoro rimane più pulito fin dall'inizio. Allora, qui ci siamo, prendiamo il nostro sminuzzatutto e andiamo a mettere le carote in maniera grossolana, tanto il lavoro serio lo fa lui. E poi andiamo a prendere le cipolle. Dunque, queste sono le quantità per circa 1 chilo di macinato, quindi ho preso 2 belle cipolle, 4 carote, a seconda se lo volete più o meno fruttato mettete più o meno verdura, a seconda se dovete anche nascondere le verdure per farle mangiare ai vostri figli, che magari non sono dei grossi verdurai, mettete più verdura e meno carne, lì è proprio una questione di gusto. Anche qui la cipolla sminuzzata proprio in maniera molto grossolana. Ci sta tutto, ma sì, ci sta tutto. E fatto questo, chiudiamo. È un po'
pieno e andiamo sul piano di lavoro a sminuzzare il tutto e andiamo a triturare, prima a una velocità minore, ogni tanto scuotere e poi andiamo a aumentare la velocità. Andiamo a controllare che i pezzi siano tutti più o meno uguali, perché i pezzi in alto devono andare in basso e viceversa. Diamo una giratina, una rimestatina, però ecco, la grandezza questa è già abbastanza buona, non deve essere triturato finissimo, perché tanto cuoce per un sacco di tempo. A posto. Mentre andate a triturare, ecco, questa è la grandezza che vogliamo avere, in modo che poi si scioglie proprio nella salsa la verdura insieme al pomodoro e alla carne. Andiamo a mettere l'olio nella pentola e lo facciamo scaldare. Allora, mentre andiamo a sminuzzare la verdura, potete già scaldare l'olio per risparmiare un po' di tempo. Ora ce ne vuole un po' perché abbiamo abbastanza verdura. Una volta che l'olio è caldo andiamo poi a mettere le nostre verdure che andiamo a sminuzzare nel frattempo. Allora, per controllare se l'olio è caldo, prendete un po' di quello che abbiamo sminuzzato e lo mettete dentro. Ecco, vedete, è caldo. E andiamo ad aggiungere il tutto. Diamo una bella rimescolata, abbassiamo magari un po' la fiamma perché non vogliamo che si bruci. E abbondante sale. Perché così la verdura, se è già salata, perde un po' di liquido e aiuta il tutto a non bruciarsi. Rimescolare per bene. Adesso i pezzi in questo caso sono molto fini, quindi non è che ci mette tantissimo ad avere la consistenza che deve avere. Sentite dal rumore che adesso lo sfrigolio è diventato meno perché si stanno cuocendo le verdure, quindi tra un minuto, 2 minuti possiamo passare alla fase 2. La fase 2 è ovviamente la carne che deve prima prendere il colore prima di iniziare a cuocere queste belle 3 ore. Questa ricetta io oggi la faccio nel pentolone. Per il ragù vige la stessa regola dell'insalata. Prendete una pentola più grande di quello che pensiate che vi serva, perché altrimenti sono sempre troppo piccole. Si può fare anche il ragù nel crock pot, nelle pentole quelle elettriche a cottura lenta, e in quel caso dovete raddoppiare i tempi. Il vantaggio del crock pot è ovviamente che potete lasciare il ragù incustodito e fare altre cose, mentre se lo cuocete sulla fiamma normale bisogna ogni tanto andare a controllare la cottura e aggiungere eventualmente il liquido. Dopo un paio di minuti che il vostro soffrittino sta soffriggendo, andiamo ad aggiungere la carne. Spezzettiamo, mischiamo per bene, mescolate per bene con la verdura in modo che abbia una prima cottura omogenea. Io non aggiungo nessun tipo di liquido,
a questo punto, non ancora. E continuiamo a girarla, rigirarla finché sarà tutta marrone, cioè finché avrà la prima cottura. Perché? Per avere una consistenza migliore. Un attimo e poi ricomincio a mescolare. In molte ricette non italiane a questo punto ci mettono, una volta che è cotto, ci mettono la passata, lo fanno cuocere 20 minuti e vi dicono che il ragù è pronto. Ma non è così, ovviamente, perché per avere la consistenza morbida del ragù c'è veramente bisogno di cuocerlo almeno 3 ore. Se lo fate con carne che non sono del macinato, quindi proprio con della carne anche da spezzatina eccetera eccetera, ancora di più, veramente ancora di più. Il ragù più lo cuoci senza bruciarlo, più diventa buono. Quindi veramente prendetevi il tempo di farlo, e quando lo fate a questo punto, se avete posto nel congelatore, fatene un po' di più, tanto che vi state sbattendo a farlo il ragù, così lo potete congelare una volta fatto e lo potete riutilizzare. Ok, allora a questo punto, dopo una decina di minuti in questa quantità, come vedete la carne è cotta e va aggiunto il pomodoro pelato, non la passata, il pomodoro pelato. 1, 2, mi sono schizzata tutto, benissimo, e andiamo a rimestare. Dunque, come si può vedere, questo è un ragù con molta carne e poco sugo. Volendo, per 1 chilo di macinato potete anche usare 3 barattoli, dipende molto da a che cosa vi serve il ragù. Io lo faccio per le lasagne domani e preferisco averlo con più carne e meno pomodoro, però a gusti. Da fare anche riempire il barattolo di acqua per ogni barattolo e aggiungerlo dentro, un po' perché così ripulisce, un po' per dare la quantità giusta di liquidi. Tenetevi sempre la latta vicino, almeno una, perché durante la cottura è possibile che dobbiate aggiungere dell'acqua. A questo punto mettiamo il cucchiaio, un coperchio che devo prendere, e lo lasciamo al suo destino per almeno 3 ore. Ovviamente ogni 20 minuti andate a vedere che non si stia attaccando, non si stia bruciando, e se c'è bisogno di ulteriore liquido aggiungere il liquido. 3 ore dopo il vostro ragù dovrebbe aver acquistato più o meno questa consistenza, ok? Con il grasso che viene su. Se il ragù è pronto si giudica anche molto dall'odore, quindi è una cosa che non posso farvi vedere qui, però lo sapete come profuma il ragù. Andate a provarlo, o voi o il vostro cameraman, e aggiustate di sale se necessario. In questo caso non è necessario, quindi la quantità di sale che avete visto all'inizio è più che sufficiente. Spegnete
ed è pronto. Se volete la ricetta, ok schillati, il vostro ragù è pronto. A questo punto potete cuocere qualsiasi tipo di pasta, a parte gli spaghetti, perché ovviamente siete italiani, se mi state guardando sapete che il ragù non si mangia con gli spaghetti. Se avete bisogno di ulteriori ispirazioni vi linko sotto anche i video per fare la besciamella o per fare le tagliatelle fatte a mano e per fare le lasagne, perché queste sono le 3 cose principali. Se volete la ricetta in forma scritta con le foto andate sul mio blog www.skillsformillennials.com, scritto con il 4, e magari se le avete fatte potete andare anche sul mio profilo Instagram e lasciarmi le foto del vostro ragù. Non dimenticate di abbonarvi e mettere un like. Alla prossima, ciao!